Salve, sono Maria Cristina e questo è il mio canale YouTube Astro Tarotina, un canale in cui parleremo di astrologia, parleremo di tarocchi, parleremo di oracoli, parleremo di pianeti, parleremo di transiti, di aspetti, di case, di domificazioni, parleremo di arcani, parleremo di trionfi, parleremo di minori, di tantissime cose, e attraverso l'arte dell'astrologia e della tarologia ci avvicineremo alla bellezza attraverso l'arte, attraverso la musica e attraverso soprattutto la natura, quelle che sono le mie passioni, insomma. Quando ho pensato di aprire questo canale, mi sono detta, bene, quale sarà il tema del primo video? Di cosa parlerò? E rapidamente ho deciso di parlare appunto di tarocchi nel primo video, di tarocchi, di tarologia, questa scienza, questa arte antichissima. Ma contemporaneamente la domanda che è arrivata prima o dopo o contemporaneamente a questa prima sul contenuto era proprio quella della lingua. In che lingua farò il mio primo video? Allora, senza svelare o parlarvi della mia vita privata, parlo varie lingue, circa 5, parlo, scrivo, insomma, correntemente, ma nella vita di tutti i giorni ne pratico 2, anche 3. Quindi il dilemma era: quale lingua userò per il mio primo video o per i video in genere? Quindi ci ho pensato, ho fatto una lista dei pro e dei contro. Sarà l'italiano, che è la mia lingua madre, quella in cui mi sto effettivamente esprimendo ora, sarà il francese, che è una lingua che ho imparato abbastanza giovane, direi, e che pratico nella mia vita di tutti i giorni. Qui, fra l'altro, vi accolgo all'interno della mia casa. E non riuscivo, e ancora oggi non ho proprio la risposta ideale, anche se ho deciso di fare questo primo video in italiano. Quindi che cosa ho fatto? Ho preso il primo mazzo, quindi il mazzo di Camões e Jodorowsky, e ho fatto la domanda, semplicemente. Ho fatto la domanda ai tarocchi, ho chiesto: cosa succede se faccio il mio primo video in italiano? Ho mischiato, vi farò vedere la risposta, ho semplicemente mischiato, non lo rifaccio adesso perché insomma comunque, e ho aperto il mazzo e l'ho tagliato. La carta che è venuta fuori è la 19, le soleil, il sole, che è veramente la carta della comunicazione. Vedete, ci sono 2 personaggi, non entro troppo nei dettagli perché in questo primo video non è questo che è interessante, però si capisce anche da soli, lo vedete, lo sentite. Il sole occupa 2/3 della carta e si vede benissimo che ci sono 2 personaggi, di cui uno che incoraggia l'altro, quindi la carta veramente della comunicazione, del calore della comunicazione e anche in un certo modo della trasmissione, della comunicazione. Poi ho chiesto la stessa cosa ai tarocchi: cosa succede se invece faccio questo primo video in francese? E la carta uscita è il matto, le mat, che è la carta probabilmente più potente dei tarocchi. Qui siamo nei tarocchi di Marsiglia ed è l'unica carta dei tarocchi di Marsiglia che è in movimento, che proprio vuol dire vai, vai, agisci, vai, e soprattutto abbi fiducia. Vedete che il personaggio guarda in aria, non guarda per terra, non guarda dove cammina perché ha fiducia. Quindi anche questo passaggio è estremamente positivo. Poi mi sono detta: va bene, ma allora in questo dilemma della mia vita, in che lingua? Se facessi una volta in italiano, una volta in francese, cosa viene fuori? I tarocchi mi hanno risposto da 5, il Papa. E il Papa vedete benissimo che è benedicente, guarda verso il futuro e benedice le azioni che verranno fatte dopo, oltre a essere la carta dell'esperto, dell'insegnante, del formatore. Quindi vedete, praticamente i tarocchi mi hanno detto: beh, Cristina, fai, o Maria Cristina, piuttosto che se il mio nome completo, fai come credi. Qualunque decisione tu prenda è la decisione giusta. E questo è un po' il modo di approcciarmi ai tarocchi e all'arte, io la chiamo un'arte della tarologia. Ecco, questa è una brevissima introduzione. Se volete avere informazioni o contenuti più specifici, potete anche andare nella mia pagina Instagram, che si chiama uguale, Astro Tarotina, nel quale vedrete video, pubblicazioni, ha uno spirito un pochino diverso, cioè degli short praticamente di 1 minuto 30, delle pubblicazioni molto molto veloci in cui parlo sempre di astrologia e di tarocchi. Ecco, torniamo quindi al tema di questo primo video. I tarocchi sono antichissimi. Non vi faccio una lezione o non vi annoierò con dei dati storici, però esistono vari temi sull'origine dei tarocchi. C'è chi
c'è chi vede l'origine dei tarocchi in Egitto, nel libro dei morti, no? Di Thoth, e quindi nei geroglifici, nella trasmissione di questi simboli e di questi potenti messaggi quasi esoterici. C'è chi lo vede nella Cina degli Qing, l'arte divinatoria millenaria, antichissima, i cinesi poi che hanno inventato la carta, quindi anche probabilmente il fatto di stampare o comunque di creare delle carte. Ma quello che sappiamo sicuramente è che i tarocchi come li conosciamo oggi, quelli che poi noi chiamiamo i tarocchi di Marsiglia, appaiono in una forma che è veramente molto simile a questo nelle corti italiane del 400 del nord Italia, come quella di Sforza Visconti o Visconti Sforza. Esistono circa una quindicina di mazzi di tarocchi disseminati in musei, biblioteche, collezioni private più o meno completi. Quello che ho qui a casa, che naturalmente è una riproduzione, è il bellissimo Visconti Sforza, uno dei 3 mazzi più completi, e come potete vedere le carte sono meravigliose sia nel retro, questo scusate, nel retro, quindi bellissimi dipinti, che nella loro realizzazione. Vedete, c'è un fondo oro e poi i disegni originali sono a tempera. Allora, questo mazzo è giunto praticamente, che data del 1431 credo, è giunto praticamente completo a noi, fino a noi, quindi con i 78 arcani. I tarocchi come li conosciamo oggi risalgono ai tarocchi, ai mazzi italiani diffusi nelle corti del nord Italia, come per esempio i Visconti Sforza, quindi sono delle carte da gioco e sono degli oggetti artistici. Per questo che vi dicevo all'inizio, sicuramente parlando di tarocchi e di astrologia parleremo anche di arte e di altre cose, di bellezza in genere. Come potete vedere il retro è veramente meraviglioso, color crema, nero, e i disegni sono realizzati con una lamina d'oro e poi a tempera. Questo mazzo che vi faccio vedere risale al 1451, naturalmente è una riproduzione, ma una bellissima riproduzione, e è giunto a noi quasi integro, il che è abbastanza raro perché nei mazzi che si conoscono appunto mancano delle carte in genere. Qui manca la torre, quindi l'arcano 16, e manca il diavolo, l'arcano 15, manca anche un cavallo, un cavaliere, adesso non mi ricordo più quale, e una numerale. E le carte mancanti sono state riprodotte da un artista ungherese. Quindi il mazzo, questi sono i 2 arcani che sono stati riprodotti in tempi recenti, per quanto riguarda gli arcani maggiori, però guardate la bellezza di questo 21 che è il mondo, che riprende la città dell'utopia, insomma, no? Quindi una carta veramente, sono carte meravigliose. Poi facciamo un salto nel tempo, io vi faccio vedere i mazzi di tarocchi che ho qui in casa. Facendo un salto nel tempo andiamo a vedere questo mazzo che risale al 1709, che è il mazzo di Pierre Madenier, e vedete un po' il tipo di disegni e anche il codice cromatico. Poi più o meno della stessa epoca, risalente al 1701, vediamo questa bellissima realizzazione. Questo è Jean Dodal, riprodotto, restituito da un maestro cartiere che è Jean-Claude Flournoy, con un lavoro storico meraviglioso di riproduzione. Le carte sono veramente molto belle. Poi, facendo un enorme salto nel tempo, arriviamo al Camões Jodorowsky, che è uno dei più conosciuti, che ha un mazzo diciamo restituito proprio alla storia a noi dal lavoro di uno dei discendenti di Camões e di Jodorowsky, personaggio multipoliedrico che conosciamo, interessantissimo, i quali hanno fatto uno studio approfondito e sono andati a ricercare gli elementi nei vari stampi esistenti per poi proporre un lavoro tutto loro, e che è uno dei più conosciuti questo.
Volevo parlarvi anche di questi mazzi in cui vediamo solo gli arcani maggiori, realizzati da Pierre Treuil. Pierre Treuil è la persona con cui ho cominciato a studiare i tarocchi, astrologo e tarologo. Questo è un mazzo che si chiama Seppia, perché di colore appunto seppia. Vedete cosa ha fatto Pierre Treuil in questo caso? Ha tolto proprio i colori, ha tolto il codice cromatico. Perché ha tolto il codice cromatico? Perché spesso siamo attirati o respinti dal colore e non facciamo caso, non guardiamo abbastanza attentamente i dettagli. Quindi non ha fatto un lavoro in bianco e nero, ma ha semplicemente attenuato i colori in modo tale che potessimo fare più attenzione ai dettagli. E Pierre Treuil propone un esercizio interessante con questo mazzo, per esempio, cioè propone di osservare le carte come sto facendo io adesso, e poi fare 3 mazzetti, un mazzetto con la carta o la lama, diciamo, che è l'altro termine che possiamo usare, che ci attira, un mazzetto con la lama che ci respinge e un mazzetto neutro, e poi osservare e meditare su questo e vedere che cosa viene fuori. Quindi già qui che cosa capiamo? Che in realtà i tarocchi sono un viaggio all'interno di noi stessi, evidentemente un viaggio anche nella storia del pensiero, nella storia dell'umanità, esattamente come l'astrologia, ma il viaggio comincia sempre da se stessi, dall'interno, e come si dice nelle tavole di Smeraldo, così in basso, così in alto, no? Come quello che è in basso, che è piccolo, è uguale a quello che è in alto e che è macroscopico. L'altra proposta di Pierre Treuil è l'autodidatta, questo che vi faccio vedere è in francese naturalmente, quindi lui riprende gli arcani maggiori e vedete fa come un po' un fumetto, no? Mette delle nuvolette con le parole chiave e questo aiuta chi vuole cominciare a studiare o usarli, aiuta a fare una lettura che può essere poi, qui vi faccio vedere, arricchita da questo bellissimo, non ho azioni nella vendita dei prodotti di Pierre Treuil, ma perché trovo che siano veramente fatti bene, e quindi vedete qui c'è una presentazione come se fosse la ruota zodiacale con le case, casa 1, 2, 3, 4, 5, quindi la divisione in domificazioni, e su ogni casa possiamo mettere una carta. Questo è un tappeto, una lettura che si può fare per esempio all'inizio dell'anno o per i compleanni e ci dà una visione globale dell'individuo. I tarocchi di Marsiglia sono costituiti da 78 lame, 22 arcani maggiori, 16 arcani minori, detti anche onori, e 40 numerali. Allora, gli arcani maggiori sono numerati da 1 a 21 più il matto, che non ha una numerotazione, un numero sopra, e rappresentano aspetti fondamentali della nostra esistenza sotto forma di personaggi o di situazioni. Un personaggio come questo, una situazione come questa, e quindi permettono nella lettura di affrontare una parte più pratica e pragmatica della vita, più psicologica legata allo sviluppo personale o più anche, usiamo la parola, spirituale, evolutiva, energetica. Gli onori sono 16, Fante, Regina, Re e Cavallo, e sono rappresentati da un seme, cioè possono essere di bastoni, l'elemento fuoco, cioè l'energia, l'attività, l'azione, spade, l'aria, quindi la mente, la riflessione, la comunicazione, denari, la terra, il corpo, la concretezza, la pragmaticità, e le coppe che rappresentano l'acqua, come in questo caso, vedete, voilà, le coppe, e l'acqua quindi l'emozione, il sentimento, la ricettività. Qui in questo caso abbiamo il fante di coppe, i fanti in genere, indicano colui che inizia qualcosa e quindi ha l'esitazione dell'inizio, l'energia ma anche l'esitazione. La regina, qui di coppe sempre, la regina rappresenta colei che conosce il suo elemento, in questo caso l'acqua, le coppe, l'acqua, i sentimenti, la ricettività, quello che abbiamo detto prima, e porta un progetto in sé. Il re rappresenta colui che domina l'elemento e quindi
si pone con semplicità anche al servizio degli altri, e infine il cavaliere, che è colui che ha la perfetta conoscenza del suo elemento, talmente perfetta che poi può passare all'elemento successivo. E poi le numerali, come abbiamo visto qui, come vi faccio vedere, sono queste per esempio sono le denari. Quindi questo è una presentazione molto molto rapida dei nostri tarocchi. Potrei aggiungere tantissime cose, ma in questo primo video è un video così di presentazione e una specie di chiacchierata fra di noi. Quello che mi piacerebbe è proprio questo, di avere dei video in cui chiacchieriamo. Ma allora voi direte: chiacchierato e come? Perché io sono qui e guardo la telecamera e non c'è nessuno dall'altra parte. Beh sì, avete modo di interloquire, di scambiare con me mettendo dei commenti sotto il video una volta che l'avete visto, mentre proprio lo state vedendo. Come si leggono le carte? E questo ve lo dico proprio così en passant. Quindi le carte si leggono da sinistra verso destra e poi si leggono dall'alto verso il basso, ma magari questo lo vedremo in video successivi. Bene, io vi ringrazio di avermi ascoltato in questo primo video storico nel mio canale Astro Tarotina. Vi ringrazio di essere stati con me, mi auguro che ci rincontreremo. Allora, le solite raccomandazioni: se il video vi è piaciuto, pollice, potete abbonarvi, potete attivare la campanellina per sapere quando saranno pubblicati i prossimi video, e potete anche seguirmi appunto sulle mie pagine Instagram, dove avrete un altro tipo di pubblicazione, un altro tipo di comunicazione, ma che parlerà sempre di astrologia dei tarocchi, di letture, di interpretazioni, di visioni e di creatività soprattutto. Buona vita a tutti, a presto!